Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Vergine, tendenze energetiche disponibili per il lavoro e l'economia del secondo semestre 2025. Ok, abbiamo tre carte ragazzi, la carta della luna, l'appeso e il giudizio. Sembra quasi, vedendo le carte così, che sia un periodo per superare le vostre paure e i vostri blocchi. Diciamo che c'è anche la carta del giudizio e è come se vi risvegliaste, è come se riusciste a vedere le cose da una prospettiva più ampia. Mentre partendo dalla Luna, la Luna è una carta di proiezione, fa vedere la realtà solo a metà. Però l'appeso vi dà la possibilità di vedere le cose da un'altra prospettiva e con il giudizio è come se ci fosse una visione ampia delle cose. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla, se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla nuova pagina web dove trovate tutto quello che propongo, compreso il numero di telefono nella sezione dei contatti. Sempre in descrizione trovate il link per la promozione di giugno, il link per il workshop di luglio sulla stesi identikit dove insegno a fare l'identikit piuttosto preciso di una persona che potrebbe arrivare nella vostra vita e sempre nella descrizione ragazzi trovate anche il link per i corsi gratuiti presenti sul canale. Sono due, uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Partiamo con un 5 di spade. Abbiamo un 9 di coppe. Quattro di spade, ruota della fortuna, asso di pentacoli, abbiamo il 3 di pentacoli e la carta della giustizia. Allora, adesso andiamo a vedere carta per carta, ragazzi, cerchiamo di spiegare un pochettino l'energia generale, dopodiché andiamo a vedere le varie situazioni, quindi occupati, disoccupati, andiamo a vedere il tema dei soldi, degli investimenti, insomma andiamo a vedere un pochino tutto. Allora, partiamo da questo 5 di spade che è una carta un po' conflittiva in realtà, di solito indica appunto come delle divergenze, delle questioni egoiche in realtà. Abbiamo l'imperatrice e il fante di coppe. Andiamo a vedere anche il 9 di coppe. Abbiamo un cavaliere di spade.
e l'appeso che si ripete. Andiamo a vedere anche il 4 di spade. Abbiamo un 2 di coppe e un 8 di spade. Allora ragazzi, devo dire che secondo me con questo 5 di spade all'inizio c'è come una divergenza con qualcuno, può essere all'inizio del periodo, se siete nati nei primi giorni della prima decade, questo movimento potreste già sentirlo a fine giugno, quindi adesso. Allora, per qualcuno potrebbero essere come degli screzi, delle discrepanze, dei punti di vista diversi. Mi viene da dire con qualcuno della famiglia, o potrebbe essere una sorta di confusione su ehm, come gestire il denaro. Tenete presente che qua c'è l'imperatrice. L'imperatrice è una carta di abbondanza, ehm, proprio di concretezza, no? Di materialità. Quindi può essere una difficoltà a gestire la materia o per qualcun altro potrebbero esserci dei conflitti magari con i figli, piuttosto che con i genitori, piuttosto che potrebbe anche essere un partner. E vedendo questo 9 di coppe, io ho anche la sensazione che qualcuno sia un po' nella zona di comfort. Ve lo dico anche perché qua c'è questo 4 di spade che mi indica proprio una sorta di rilassamento, se vogliamo. Guardando tutte le carte ho anche l'idea che qualcuno possa pensare che per uscire dalla vostra situazione dovete, non potete o potreste, dovreste allearvi con qualcuno. Credo che però sia parte del vostro modo di pensare di questa luna, cioè il fatto di vedere solo un lato della medaglia fa sì che voi con questo 8 di spade non abbiate proprio chiara qual è la vostra situazione, cioè è come se pensaste che la vostra situazione economica, lavorativa, insomma, sia una, mentre invece poi quando arriverà il giudizio ci sarà come una presa di coscienza maggiore. Adesso andiamo a vedere la ruota della fortuna. Giustizia, che avete già qui, e 4 di pentacoli. La ruota della fortuna è una carta che indica un cambio radicale, un cambio improvviso ed essendoci la carta della giustizia, ragazzi, è un cambio fortunato, un cambio che riporta l'equilibrio, secondo me. Andiamo a questo asso di pentacoli perché sento che inizierà qualche cosa di nuovo con questo asso di pentacoli, è come se venisse messo un seme. Abbiamo un 7 di bastoni e un 10 di coppe. Sì, io ho come l'idea che inizierete a portare avanti i vostri valori, le vostre idee. Datemi una carta per il 10 di coppe. 4 di spade e 3 di coppe. Sì, il 4 di spade si ripete. Devo dire che potrebbe nascere qualche collaborazione importante, probabilmente dovuta a questo vostro modo di pensare di cui parlavamo prima. La cosa interessante è che adesso il 3 di pentacoli qui è al contrario. Cavaliere di pentacoli e 5 di bastoni. Qualsiasi sia, ragazzi, il progetto o il tema di questo semestre, devo dire che molto avrà a che fare con le collaborazioni o con le persone di cui vi circondate. Avete 2 volte la giustizia, quindi qui secondo me potrebbero arrivare dei contratti che regolarizzano in qualche modo la vostra posizione, la vostra situazione. Ehm, Devo dire che l'accordarsi con eventuali collaboratori piuttosto che i genitori, piuttosto che i figli, adesso lì dipende
dalla situazione di ognuno, sarà un processo un pochettino lento in questo semestre, ok? Perché ci sono come tante voci da dover considerare. Andiamo a vedere la giustizia. Sei di bastoni. Sono tante, eh? Re di pentacoli, giudizio, 8 di coppe, 3 di bastoni. Guardate ragazzi, è una bellissima chiusura di lettura secondo me, perché qua arriverete con questo giudizio, vi ricordo che ce l'avete già qui, a una piena comprensione, al vedere le cose da un'altra prospettiva, mi viene da dire anche globalizzazione. Ora io non lo so se sono due aziende e si devono unire, per esempio, potrebbe anche essere un'azienda madre che assorbe qualche ditta un po' più piccola, per esempio, però proprio l'idea che questa situazione verrà regolarizzata. Se prima non vedevate bene, avete qui l'appeso, avete il 4 di spade, l'8 di spade, che è una carta che ci parla di qualcuno che vede tutto nero, che è pessimista, con questa ruota della fortuna, o meglio, con questa giustizia, è come se arrivasse finalmente qualche cosa di buono, è come se la sorte cambiasse. E da qui c'è come un nuovo inizio. È molto molto interessante, ragazzi, questa lettura. Allora, partiamo dalle persone che sono disoccupate. Allora, qualcuno non è neanche poi così tanto preoccupato di essere senza lavoro, però ragazzi, avendo ben due volte la carta della giustizia, la ruota della fortuna e questo bellissimo asso di denari, secondo me sì che è facile che troviate un lavoro. Tenete presente che quando c'è la giustizia si parla anche di contratti a lungo termine, quindi effettivamente potrebbe essere qualche cosa di propizio nel lungo periodo, qualche cosa ehm, di restante, mi viene da dire, qualche cosa che resta, ok? Nel lungo periodo intendo. Ehm, provate a, provate a cercare nel settore della qualità, controllo qualità, ehm, o cose per lo stile. Cioè, però è come se la qualità in questo semestre fosse diciamo, un settore dove potete effettivamente sviluppare un lavoro, trovare un lavoro, insomma, è come se foste abili da quel punto di vista lì. Ovviamente quello che ho appena detto non risuonerà per tutti, però insomma, è come se fosse un richiamo forte in questa lettura. Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, allora, devo dire che anche per voi con questa ruota della fortuna e queste due carte della giustizia, qualche cosa cambierà, soprattutto se nel vostro ambiente di lavoro avete avuto delle discussioni o ci sono i colleghi che fanno girare le scatole o magari è il capo che vi promette delle cose e poi non le mantiene. Sento che questa situazione, questa combinazione in questo semestre cambierà. Potrebbero darvi dei nuovi ruoli, potrebbero addirittura mettervi a capo di un gruppo. Sento che è come se poteste ricevere proprio una promozione con più responsabilità, però anche più denaro. Ah, tenete presente ragazzi che la ruota della fortuna è una carta che parla di vincite al gioco, di denaro in più che arriva, di premi, di qualche occasione fortunata che è da cogliere al volo. E poi abbiamo subito dopo questo asso di pentacoli. Quindi secondo me si apre un nuovo panorama.
nel secondo semestre del 2025. Quindi anche se siete in un ambiente lavorativo un po' tosto, secondo me cambiano le dinamiche entro la fine dell'anno. Diciamo che sarà un buon semestre per imparare l'uso della diplomazia al fine di gestire un certo gruppo di studio, di lavoro. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, allora potrebbe esserci qualche momento un po' di, diciamo, sottotono all'inizio di questo periodo, quindi secondo me verso l'estate, cioè adesso. Dopodiché, ovviamente anche voi avete la ruota della fortuna e quindi secondo me le cose qui cambiano e non poco. Ehm, Siccome questo vale per tutti e tre i gruppi, siccome abbiamo sia la ruota della fortuna che l'asso di denari, per molte persone cambierà, o meglio, inizierà qualcosa di nuovo che vi darà delle grandi soddisfazioni, perché qui abbiamo anche un 6 di bastoni che è la carta del successo, ragazzi. Abbiamo un re di pentacoli, carta di ricchezza, carta di potere. Abbiamo anche un giudizio, che è una carta che si ripete, come se proprio riuscisse a vedere le cose da una prospettiva molto più ampia. Io dico spesso che quando arrivo al giudizio non si accende la lampadina, ma completamente un lampadario, ok? Quindi è come se finalmente riuscisse a vedere, mi viene da dire le cose dall'alto. Per quello che riguarda la situazione economica, non è così disastrosa, ragazzi. Siete voi che, avendo questa luna qua, vedete e anche il 4 di spade qui, ne avevate un altro? 4 di spade qui, siete più voi che con il vostro modo di vedere, e ricordatevi che avete la luna è anche collegata alle paure, pensate di non essere, diciamo, troppo tranquilli a livello economico, però secondo me è solo una vostra idea, è solo il modo in cui voi vedete le cose, perché avete un 8 di spade che mi parla di una visione negativa. Qui in questo mazzo il 4 di pentacoli è bendato anche lui, quindi è come se vi preoccupaste troppo di mantenere unito il gruzzolo che avete e questo non vi permette di espandervi. Però non sarà così in questo semestre perché avendo la ruota della fortuna e due volte la carta della giustizia, o sì, entrano nuove occasioni, entrano nuovi contratti, entrano nuove possibilità di guadagno. Cose nuove si avvicinano. E quindi secondo me non sarà poi così disastroso il lato economico, anche se voi lo vedrete così. Però anche qui avete due volte la carta dell'appeso, quindi sarà un buon semestre per rendervi conto del vostro reale punto dove siete, insomma. Per quello che riguarda gli investimenti, nel caso ne abbiate già in piedi, allora devo dire che non andranno male, nel senso che porteranno determinati risultati, anche se sempre a causa di questa luna e del vostro modo di pensare, potrebbero esserci come delle indecisioni sul lascio i soldi qui dove sono perché fino adesso mi hanno fruttato o provo quell'investimento che mi stanno consigliando e che dovrebbe fruttare di più? Sento un po' quello. Ora, considerata la ruota della fortuna e l'asso di denari, qualcuno potrebbe decidere di cambiare modo di investire. Vi dico, vedendo le carte è positivo, però siccome io leggo solo energie, ragazzi, fatevi assolutamente seguire da un consulente finanziario prima di fare ogni tipo di movimento, ok? Per quello che riguarda i nuovi progetti, allora, secondo me con due volte la giustizia, ruota della fortuna, asso di denari, 6 di bastoni, l'imperatore, scusate, il re di pentacoli, che è uno degli arcani minori dell'imperatore, qualsiasi progetto abbiate, secondo me è ora di farlo partire, perché
con queste due carte della giustizia potrebbe anche essere che si regolarizza, che si firmano dei contratti, però come l'idea che questo nuovo progetto potrebbe darvi grandi risultati, grandi soddisfazioni, amici della Vergine. Quindi direi che tutto sommato è un buon periodo. Lavorate più che tutto sul vostro modo di vedere le cose, perché con i 4 di spade, l'8 di spade e la luna qui, siete un po' voi che probabilmente anche a causa di questa confusione mentale del 5 di spade non vedete chiaro, pensate di avere meno possibilità di quelle che in realtà avete. Quindi anche lì, magari parlare con un consulente vi illumina su opzioni che non avevate mai considerato fino ad adesso. È una buona lettura, è un buon semestre, ragazzi. Andiamo a vedere qualche oracolo. Tenete presente che la Carta della Giustizia molte volte fa anche riferimento alla legge di compensazione. Tanto è stato tolto, tanto viene dato. E secondo me può essere, visto che qua ci sono sia la ruota della fortuna che l'asso di pentacoli, può essere che entro questo semestre arrivi dei premi in denaro, dei riconoscimenti, qualche cosa che magari avete aspettato fino ad adesso e che non vi è stato dato e in questo semestre arriva. Ok, analizza le tue interazioni e qui abbiamo: controlla se sei una persona che si sta dando sempre agli altri, però che sente che passa inosservata o è poco valutata. Se questo è il tuo caso, chissà sia perché la tua vera motivazione per essere tanto servizievole sia la ricerca dell'amore. L'obiettivo: esamina le tue interazioni con gli altri. No, scusate, esamina se le tue interazioni con gli altri ti lasciano con potere o senza potere. Cioè, voi date e vi scaricate e basta, o quando date qualcun altro vi restituisce e vi nutre, quindi è uno scambio alla pari. Interessante, eh? Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Cambio di sentiero e abbiamo gennaio, ragazzi. Non escludo che effettivamente con tutte queste carte ci possa essere questo cambio di sentiero. Lo vedo più che per il lavoro che avete, secondo me più per i progetti o le nuove collaborazioni o le cose nuove, mettiamola così. E qui parla di gennaio, quindi può essere che questo semestre sia un mese, diciamo, preparatorio, sia un semestre, scusate, preparatorio proprio in vista di questo nuovo cambio. In effetti la giustizia ce l'abbiamo a fine lettura, ce l'abbiamo anche a metà lettura. Comunque ragazzi, devo dire che qualche cosa qui cambia e in meglio, decisamente in meglio. La parte economica la sento abbastanza protetta, quindi insomma, ripeto, siete voi che vedete più nero di quello che è, però in realtà non state poi così male, anzi, devo dire che molte persone potrebbero anche godersi un attimino quello che hanno conquistato. Bene, amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti. Fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi scrivo, dove vi spiego come funziona tutto questo lavoro e diversamente potete anche fare questo lavoro per conto vostro attraverso la sezione degli abbonati. Anche lì parlo delle credenze limitanti e tratto anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma, date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici. Vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Così, diciamo, vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Se per caso non trovate il tasto abbonati è perché avete un iPhone. Quindi o accedete da un altro telefono oppure accedete direttamente dal computer. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un secondo semestre splendido, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!